In cosa consiste la preparazione? Prepariamo un po' tutta l'attrezzatura di volo, cominciando dall'imbrago, selletta, il sellino che ci porterà e ci cullerà in volo, un po' di attrezzature varie, un po' di protezione dal freddo, casco. Ormai guarda, sto invecchiando perché sono circa 20 anni che volo in parapendio. Quante ore di volo hai più o meno? Allora più o meno si raggirano intorno alle 2000. E qual è la difficoltà che hai incontrato per imparare a volare? Convincere i miei genitori perché avevo 13 anni. Qual è l'emozione più grande che hai vissuto in volo? Allora, in volo diciamo che è stato il primo volo che ho effettuato da solo. E poi la seconda emozione è quando ho portato mia madre. Quindi alla fine sei convinta? Alla fine si è convinto, ho portato anche diversi parenti, cugini, zii, un po' tutta la famiglia. Questo sport è poco conosciuto, ci puoi parlare un po' dell'aspetto tecnico? Ti posso assicurare che è uno sport bellissimo, uno sport che è a contatto con la natura, infatti lo stai constatando anche tu Adriana, ed è uno sport che va a braccetto con l'ecologia, con l'ambiente, contro l'inquinamento, perché qui non abbiamo un motore, non abbiamo nessuno scarico, sfruttiamo semplicemente l'aria, o meglio le correnti ascensionali, e appunto le stiamo sfruttando proprio in questo momento. Stiamo sfruttando le correnti ascensionali che sono formate da aria calda, per l'aria fredda circostante genera una discendenza. Hai parlato di natura, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è sicuramente un territorio che si presta molto bene per questo sport. Sì. Quali richieste avete dai turisti? Tutti curiosi nel provare il volo in parapendio. Come ti possono trovare? Attraverso una pagina Facebook che si chiama Parapendio Tandem Capaccio Pestum, un numero di cellulare che in pratica si trova sempre sulla pagina Facebook. Sono abilitato solo con questo mezzo, però ci sono dei miei colleghi che si occupano anche di gommone volante, che sarebbe appunto un deltaplano a motore col gommone, quindi c'è anche la possibilità di partire proprio dal mare e per effettuare appunto un'escursione tipo sui templi di Pestum, Agropoli, e stiamo pensando anche di portare i turisti sulla costiera amalfitana. Adriana, adesso ti posso fare una domanda io a te? Vai! Siccome io so che è la prima volta che tu voli in parapendio, Sì. cosa ha detto? Allora, io pensavo prima di venire di avere una fortissima paura, anche perché io di solito sui piani alti soffro un po' di vertigini. Sì. Ma in realtà non so se sei stato tu a darmi tanta tranquillità. La paura è durata 2 secondi e poi c'è stata una sensazione di libertà estrema. Sì. Penso che questo sport sia da provare. Sottolineo la parola vertigini perché le vertigini in parapendio posso assicurare a tutti che non si avvertono. È proprio scientificamente testato, è stato studiato, perché le vertigini in pratica si avvertono solo se si ha il contatto con la terra da un terrazzo senza diciamo il passamano, la ringhiera o quant'altro, può avere quel senso di cadere, no? Perché poi la vertigine è un senso di cadere. In realtà sul parapendio tutto questo non si avverte. Sta notando, siamo sospesi nell'aria.
È la prima volta che voli? Sì, la prima. Come... Speriamo l'ultima perché... È un po' di paura? No, no, per ora no, poi vedremo sì, magari... Valentina è appena scesa dal volo, dal primo volo? Sì, assolutamente sì. Com'è andata? Benissimo, però adesso sto ancora tremando un po', mi sono dovuta sedere perché avevo abbastanza adrenalina, però è andato benissimo, è un'esperienza che consiglio vivamente, è bellissimo. Il tuo fidanzato mi ha detto che gli hai regalato il volo. Ah sì, perché lui da una vita lo voleva fare, quindi abbiamo approfittato, lui è più coraggioso di me, però diciamo che il coraggio è anche donna. Stavo preparando per l'atterraggio. Vedi? Ok, siamo atterrati. Benissimo. Viaggio concluso. Ok, tutto ok? Allora com'è andata Adriana? Benissimo. Ok. È un'esperienza da provare, mi raccomando. Ciao a tutti! Ciao.